Ciao amici del bosco, oggi visitiamo l'orto di Andrea. Ciao a tutti! Prendete appunti perché ci sono un sacco di idee da copiare. Andrea molto probabilmente lo conoscete anche se non l'avete mai incontrato di persona, perché lui è il moderatore del gruppo Telegram del Bosco di Ogygia. Devo dire un bravissimo moderatore, sempre disponibile con tutti. Grazie. Andrea ha scoperto l'orto anche grazie al Bosco di Ogygia, tanto che il suo progetto, che ora vedrete essere bellissimo, è iniziato soltanto nel 2019. Il terreno che cura Andrea è circa 4.000 metri, non tutto è orto. Noi entriamo adesso nell'orto principale. Questo qua è l'orto che è nato nel 2019, la prima parte che io ho fatto. Quest'anno poi ho messo il telo, anche questo telo ombreggiante che mi ha dato parecchio per le piante, perché con queste temperature parecchio alte un po' ha protetto dall'acqua, dal sole e anche dalle forti piogge. È tutto partito da qua. Parecchio di quello che vedete qua è tutto dovuto al bosco di Ogygia, dove io ho imparato a coltivare, perché quando io ho comprato questo orto qui non c'era acqua, qui è un terreno parecchio con argilla, quindi ho detto come si fa a coltivare qui? Quindi mi sono comprato il primo libro, che è l'orto senza acqua, e poi ho incontrato il canale YouTube del bosco di Ogygia e da lì è partito tutto quanto quello che poi ho fatto qui, e le strutture, alle barriere, ai laghetti, all'acqua, è tutto dovuto a quello che ho imparato e da voi. L'orto di Andrea è ben protetto, ha creato un recinto utilizzando tutti dei vecchi pallet riciclati. Questi bellissimi pali d'ingresso che formano il cancello sono tornati utili anche per mettere la copertura, che con le estati calde che abbiamo è praticamente indispensabile. È vero. Entrando c'è subito un bellissimo stagno fatto con un vecchio tino, e qui ci sono già le rane, Da circa 2 anni che ci sono le rane e qua dentro. E questa zona intorno allo stagno mi piace tantissimo perché è già un orto, è una bordura abbastanza ampia dove ci sono fagiolini, vedo le insalate, il basilico, fagioli, abbiamo le fragole, insomma c'è veramente un po' di tutto. Cetrioli. E tutto l'orto è fatto con delle zone rialzate create con un intreccio di legno, mi pare che siano normali Sì, potature. sono tutte quante potature degli alberi che io ho potato, l'ho tutte intrecciate, alzate, e poi tutto è pacciamato, è uso il pellettato e poi è coperto tutto con la pacciamatura. È tutta poi sostanza organica che va a finire dentro al terreno. Quindi 3 funzioni per questo intreccio: mantiene un po' l'orto sollevato e aiuta quindi a concentrare la pacciamatura, i concimi che tu metti, nel frattempo si rilascia materia organica ed è anche molto più bello da vedere. Una cosa che mi piace tantissimo di questo orto è che è pienissimo di piante aromatiche. Qui abbiamo la lavanda, poi cosa ho visto? La salvia, la menta, il rosmarino, e qua in mezzo guardate c'è anche il lino che quando ha fiorito immagino fosse era bellissimo, era bellissimo. La lavanda poi è una pianta che io amo particolarmente, non ha bisogno di tante cure, cresce molto bene e poi fa questi bellissimi fiori profumati che attirano molti insetti impollinatori. Poi ho fatto anche delle talee di lavanda, da quanto mi piace. Ora metterò tutte quante qua la zona dove ha tutti gli alberi, il frutteto, anche perché poi anche lei fa una bella pacciamatura, piante grosse, quindi vedo che vedete anche il terreno bello e coperto. Qui c'è un altro pezzo di orto molto interessante, pieno di idee. Innanzitutto abbiamo un sacco di consociazioni e poi ci sono questi fili che si tengono alle strutture create da Andrea che aiutano ad arrampicarsi i cetrioli e le zucche. E questa idea del filo dove l'hai presa, Andrea? Questa idea del filo di legare i cetrioli e anche le zucche l'ho presa dal gruppo Telegram e l'ho riportata qua. Quindi iscrivetevi al gruppo Telegram perché ci sono un sacco di idee da copiare. C'è il basilico nero, guarda che meraviglia, profumatissimo, adesso lo mangio. Di quest'orto mi piace anche molto una bella pacciamatura che praticamente copre tutti i vialetti, pacciamatura che si decompone, protegge la terra, mantiene l'umidità eccetera eccetera, però allo stesso tempo le piantine spontanee che riescono a passare non vengono subito. Io le lascio fare direttamente qui. La pacciamatura è anche importante perché mi aiuta tantissimo a tenere il terreno sempre bello umido. Una cosa da notare è che in questa zona che non ha copertura i pomodori che sono piantati sono rimasti piuttosto piccoli, quindi il telo ombreggiante ormai si
si sta dimostrando sempre utile. Poi vedremo altri pomodori dopo che sono coperti e sono molto più grandi. Quindi telo ombreggiante anche in montagna. Qui siamo nella zona zucchine, che ce ne sono tante, belline, qualcuna anche da cogliere. C'è una cosa interessante: Andrea protegge le sue piante con il caolino. Andrea c'ha anche l'equiseto che cresce direttamente nell'orto, quindi quando devi fare un antifugino hai tutto. E vengo qua e lo raccolgo e ci faccio il macerato. Andrea è fortunato perché si trova sulle pendici del Monte Amiata e quindi ha anche un sacco d'acqua che in inverno, quando piove parecchio, scende e si accumula anche, quindi qui c'è anche uno stagno spontaneo. Ora lo vediamo quasi asciutto, ma si accumula un bel po' d'acqua che lui poi riesce anche a gestire e farla andare nell'orto attraverso una serie di canali. Parte dell'acqua che scende dalla montagna viene anche messa in queste cisterne, in questi depositi, dove poi per caduta viene portata nell'orto, quindi c'è anche una scorta, diciamo, per le irrigazioni estive. Una cosa bellissima sono anche i cartelli indicativi. Qui c'è la parte boscosa, diciamo così, l'ha chiamato Bosco Mons Tuniatus, che è l'antico nome del Monte Amiata. Poi c'è il ponte del Cinapro, e poi ricordo anche del mio padre che lavorava in miniera, ho dedicato questo ponte al Cinapro. Non solo orto, ma anche food forest. Andrea ha messo un sacco di alberi da frutto, spesso ha preso anche ispirazione a quelli che io piantavo al bosco di Ciccio. Esatto, infatti molti vedevo i video del bosco di Ciccio e poi ordinavo e le mettevo nel mio bosco. Infatti questo è un biricoccolo. Poi lassù c'è un azeruolo, noci, noccioline, ho dei susini selvatici, molti peri selvatici che nascono qui spontaneamente, tante rose e canine che io ho lasciato e che raccolgo, e le bacche per poi ci faccio degli infusi. Qui la meraviglia, c'è proprio una zona di accoglienza piena di lavande, vasi di fiori, sempre rose canine, meraviglioso, con il capanno degli attrezzi che sembra una villetta di montagna. Qui il giorno, quando è proprio caldo mi metto qui, mi riposo, poi invito gli amici a fare delle merende e passiamo il pomeriggio. E vediamo gli altri pomodori, quelli che sono cresciuti di più grazie alla copertura, sono bellissimi, e anche in questo caso c'è un'aiuola leggermente rialzata, c'è una bella pacciamatura e un sacco di consociazioni, c'è un sedano bellissimo lì e poi anche altre un sedano, e dalle parti ci sono le cipolle. Dettagli sui pomodori: intanto sono stati incannati con una canna unica che poi serve anche in alcuni casi da supporto per il telo. Non sono state tagliate le femminelle, tu le leghi mano a mano che crescono e hai una bellissima vegetazione e i pomodori crescono bene. Ecco, metto i pomodori solamente con una canna sola, perché è una vecchia usanza di famiglia. Mio padre le faceva così, io ho sempre continuato a farle così. Cioè io lego il fusto centrale del pomodoro, i rami qualcuno casca a terra, qualcuno lo posso legare ancora e lo lascio fare così, cresce e tranquillamente. Altra bella consociazione: le rape rosse al centro e le cipolle lungo i lati. Poi c'è del mais e zucca. E qui ci sono i carciofi, quindi una coltura perenne. Non sono nel loro momento migliore in estate, sappiamo che i carciofi vanno a morire, però hanno prodotto un sacco. Quando li hai messi? Questi carciofi furono messi grazie sempre a un video del Bosco di Ciccio, no? Tutti mi dissero no, ma non le metti in montagna, non vengono, e invece quest'anno ho avuto un bellissimo raccolto di e carciofi, sono rimasto parecchio soddisfatto. Andrea ha anche uno dei più bei pollai che io abbia mai visto. Adesso vi facciamo vedere i dettagli. Comunque c'è la casetta fatta con i pallet riciclati, un bel tunnel dove possono stare sempre protetti, quindi escono da soli, e poi c'hanno anche una zona esterna, un pascolo che lui alterna, anzi ne ha due, quindi di pascoli belli coperti anche sopra nel caso che vogliano volare, però hanno la possibilità di stare all'aperto, di razzolare a terra, di mangiarsi l'erba, di fare tutto quello che vogliono, massimo benessere. Il pollaio è stato fatto con tutti quanti i vecchi pallet, il tetto sono tutti i pezzi di carta catramata che ho trovato in giro. L'unica cosa che ho comprato è questa rete, per il resto è tutto a costo zero. Come l'hai chiamato il gallo? Fedro, il gallo si chiama Fedro, ricordo di un signore che è qua di un paese vicino che sempre cantava. E da dove viene Fedro? Allora, il gallo è di Eva, mentre le galline sono di Fabio Pinzi. Dovrò mettere al minimo altre 4 galline e un gallo, penso che sia la proporzione è giusta per una buona gestione anche del gallo e con le galline. Quindi gallo e galline già addestrati, permacultori provetti. Quando si entra si può chiudere automaticamente questa parte, così non scappano. Riaprendo si va a chiudere. Questa è la mangiatoia, soluzione antitopo. Questa è la struttura della casetta, proprio a prova di volpe, però se andiamo
andiamo a vedere dentro. È tutta ispezionabile, si può pulire e soprattutto si possono prendere le uova. 3 chicche da copiare per il vostro pollaio: la verniciatura interna di calce viva per tenere lontani i parassiti, in più anche lavanda e rosmarino sempre per tenere lontani le pulci, e ancora una cosa, un bel calendario dove segnare tutti i giorni quante uova hanno fatto le galline. Del 2022, ma tanto i giorni poi alla fine sono quelli lì. Vi abbiamo dato un sacco di spunti copiando l'orto di Andrea. Andate sul canale Telegram perché lui è sempre pieno di suggerimenti per tutti. Sono contento anche di mandare delle foto, consigli e molto volentieri. Colgo anche l'occasione per ringraziare per una cosa il bosco di Ogigia e tutti i docenti del bosco di Ogigia, e da Fabio a Eva a Carlo a Cristiano, perché senza il loro supporto e i loro insegnamenti, senza i corsi bellissimi che hanno fatto nel canale del bosco di Ogigia, tutte queste cose che io ho fatto qui non sarebbe stato possibile farle. Grazie ovviamente per tutto il lavoro che fate, per tutti gli ottimi consigli che poi io le guardo e le riporto logicamente del mio terreno e del mio clima, no? Perché poi non tutto quello, bisogna poi riportarle in base a dove uno abita, no? Perché non si può pensare che una cosa va bene lì e va bene per tutti. Comunque, dopo quello che ho visto oggi, credo che ti possiamo mettere nel settore docenti, Andrea. Grazie veramente a tutti, grazie Andrea. Grazie, ci vediamo. grazie. Ciao, al prossimo video. A presto. Dalla prova della vanga tutto dipende. Ma che bello questo suolo, specialmente